vedere qua si prospetta una situazione veramente tanto complessa e non so come potrò venirne a capo. Una condizione che viene descritta con un termine ben specifico e che fa soffrire chiunque lo ascolti per la prima volta. La pila della vergogna. Mi scuserò ora con le persone che vorranno sicuramente correggermi per la pronuncia del mio inglese, ma il termine con cui è conosciuta oltreoceano è pile of shame, e visto che l'avrò detto sicuramente male, ricordatevelo come pile della vergogna. La pila della vergogna non è altro che una condizione che accomuna praticamente tutti i wargamer del mondo, ed è il momento in cui questo wargamer si ritrova con tanti di quei soldatini da non avere la possibilità di dipingerli in tutto il corso della propria vita e che si accumulano sempre di più, rendendo appunto e creando una montagna di materiale che resterà per la sua vita inconcluso e che ogni qualvolta aprirà l'armadio gli creerà questa vergogna dentro. Diciamo che è un essere vivente che si nutre di offerte, giochi fuori produzione, di collezionismo, si nutre di quel soldatino che ho cercato per una vita, non gioco più a quel gioco ma lo vorrei tanto, quel soldatino di ma io vorrei iniziare quel nuovo esercito, forse questo potrebbe essere quello da cui iniziare, quel soldatino di non me ne frega niente di questo soldatino, però sai, se tra un mese voglio iniziare col nuovo gioco. E non mentiamoci, tutti abbiamo questo problema. Conosco persone, non farò nomi ma loro sanno benissimo che sto parlando di loro, che hanno iniziato dicendo ma io giocherò solo a questo gioco qui, niente mi smuoverà. Ecco, magari giocano solo a quel gioco lì, hanno 3-4 eserciti, sono passati meno di 6 mesi. La pila della vergogna in sé non è niente di brutto, la pila della vergogna è una condizione che si manifesta andando avanti col tempo quando si accumula così tanta roba da non poterla completare, quindi i progetti modellistici si accumulano volta per volta e di conseguenza si ha una mole di materiale che non si vorrebbe avere ma che non si sa neanche come è arrivata. Ora, immaginate se ogni wargamer del mondo ha una pila della vergogna. Io, che utilizzo il canale come scusa da almeno 5 anni per dire oh, quel materiale mi serve per fare le recensioni, oh, quel manuale mi manca, ma guarda questa scatola base in tiratura limitata che sicuramente mi servirà per fare una recensione. Secondo voi, io quanta roba potrò avere? Ed ecco che mi si è sviluppata l'idea per questo video. Questo video è una specie di conforto per tutti quei wargamer che hanno una pila della vergogna talmente grande che dicono ma io non finirò mai questa roba e non c'è nessuno messo più giù di me. No ragazzi, no. Adesso io e voi, e me, voi, noi ci mettiamo a guardare i miei armadi per probabilmente una vena sadica masochista che mi è venuta in questi giorni e soprattutto, amore mio, se stai guardando questo video, spegni adesso e non tornarci mai più qui nel nostro antro della sofferenza. Allora, non so se devo anche farvi vedere i giochi da tavolo, perché anche quelli volevo dipingere. Apriamo qui e partiamo dal basic. Vabbè, a parte robe varie personali, abbiamo, potete vedere, Massive Darkness, vari giochi da tavolo come le espansioni di Zombicide, giochi di carte che non servono a niente, modelli di Zombicide e tutte le robe lì che vorrei dipingere ma che effettivamente stanno lì e niente, stanno lì perché non ho tempo. Ovviamente se mi devo mettere a dipingere anche i modelli di giochi da tavolo qui non ne usciamo più, perché adesso io apro questa prima anta e ecco, come potete vedere la situazione qui ha preso una piega sbagliatissima. Abbiamo degli omini che non servono a niente, quelli li lasciamo lì. Qui abbiamo ricavato delle mensole. Quando ho iniziato a aprire il canale abbiamo ricavato delle mensole in più per l'armadio, perché qui i miei vestiti sono stati buttati dalla finestra. Allora, intanto abbiamo un Mumak e va bene.
poi ci sarà un plot twist per il Mumak, tenetelo a mente. Il gioco di Batman non ancora dipinto, neanche provato, perché? Se avete visto la mia recensione mi manca un modello, io l'ho chiesto alla Knight Model anni e anni fa e niente, e quindi lasciamo lì. Poi abbiamo Shadow War Armageddon, anche lì. No, beh, quello potete vedere gli scenici su alcuni video, quindi ho fatto di quello. Scatola di Conflict, dovrei averne un'altra da qualche parte, ma non credo sia lì sopra, e mai usato. Qui abbiamo scatole di House e modelli della Reaper, draghi e robe varie perché mi piacevano, e segnalini, robe qui, e si è distrutto tutto. Qui abbiamo un Mau Crash da finire con il suo orco, e lo lasciamo qui, è proprio Blood Rage con i vichinghi lì. Qui abbiamo questo bellissimo drago, guardate che bello, stampato in 3D quando avevo ancora la stampante, e là dentro c'era solo l'esercito, ma quello lo vedremo in un prossimo video. Modelli vari, molto interessanti. Non cadere, drago, ti prego, qui è tutto instabile. Modelli di Dungeons and Dragons mai aperti. Godslayer, di cui ho fatto delle prove in passato ma che non avete mai visto sul canale, scusa l'Abmasu. Qui abbiamo altri modelli di Blood Rage, qui abbiamo modelli vari. Un Gundam, perché non ci facciamo mancare niente. Proseguiamo con commissione di Marvel Crisis Protocol, che chiunque stia guardando questo video, soprattutto se sei il mio committente, sono vuoti, li ho già montati, però tengo qui le scatole perché sennò fa casino in giro. E poi abbiamo il furgone, questo te lo devo dipingere invece, questo adesso lo vado a mettere con la roba da dipingere, mettiamo da parte. Poi romani in 1.72 da giocare in qualsivoglia gioco. Godslayer ancora che torna impavido, un Carnotauro che sbuca qui, che non ce la fa più perché sta soffocando, e dei modelli di House questi perché il prendi? Perché io voglio iniziare un esercito di questi, ma quando mai li continuerò. I modelli del gioco di Harry Potter, e qui abbiamo un tipo di House, porca miseria, qua è tutto instabile. Il tipo di House perché lo userai per Erewhon, però quando mai lo finirai di dipingere? Questo lo sa solo il signore. Poi abbiamo Kill Team, la scatola base è quella precedente, figurati, presa subito, ma sta lì. La scatola precedente di Batman, secondo voi questa io ho finito di dipingerla? No, ma sono a buon punto. Però l'edizione è cambiata e quindi me lo metto in quel posto. Qui abbiamo un gioco che vale. Abbiamo Assassin coso della GV, non lo vedete bene qua, Execution, bello. Qui ne abbiamo un altro di Horus Heresy, bellissimo anche quello, giocato una volta sola. Qui in fondo abbiamo modelli di ogni tipo, non cadete che qui scatole. Qui è la sezione adibita allo storico, quindi quello che ho fatto ma che non farò mai. Qui abbiamo veramente romani, qui abbiamo dei modelli Space Marine, non si può toccare niente che cade tutto. Qui altri romani, modelli della Fireforge da finire. Qui cosa abbiamo? Qua dentro abbiamo roba del 40k, sicuro che sono degli Eldar. Qui roba di House, questi sono cavalieri drago. Dei Goblin, attenzione. E io quando li ho presi questi Goblin? Una scatola di fanteria americana per bolt action, e se ne sta qui perché sinceramente non saprei proprio cosa farmene. Qui abbiamo dei modelli di Infinity che adesso potrei farvi vedere ma magari dopo, che non sono quelli che avete visto per la roba, quelli sono nello studio. Qui abbiamo la seconda scatola di Conflict, attenzione, l'abbiamo trovata, e qui abbiamo l'altra scatola con gli galli in 1.72, guardate che belli che mi stavano uscendo, per giocare a battaglie in miniatura, ma se ne stanno qui. Poi qui proseguiamo, qui abbiamo della roba di Warhammer. Questo che cazzo è sta cosa? Ma io perché ho delle moto degli Space Marine ancora da aprire? Ma poi della Deathwatch? Ma chi mai ha fatto la Deathwatch qua dentro? Io credo che sì, duplichino e si accoppino e poi facciano figli che non sono ben voluti. Qui abbiamo, allora, qui in fondo abbiamo, lì in fondo, che qui non si vede, qui cade tu, porca di quella. Lei, li vedrete bene, ma io spero voi li vediate. Ci abbiamo dei prussiani, perché
perché volevo giocare storico, la guerra dei 7 anni, e invece niente. 7, non mi ricordo la guerra giusta. I romani li abbiamo già visti. Qui abbiamo una scatola del mistero. Adesso controlliamo insieme cosa ci sarà qua dentro. Ah, no, qui ragazzi c'è la roba per giocare a Warfist in 1.72 che ho dipinto tempo addietro. Guarda il mio Stalin e i miei soldati. Ma che belli che sono, guardate che belli. Ne ho fatti un botto, cioè qui abbiamo dei plotoni completi. Ma che belli. E perché abbiamo avuto il periodo degli 1.72 del gruppo di gioco e niente, però poi è morta lì. Il primo piano è andato. Diciamo che ho fatto vedere un po' tutto. Lì sicuramente c'è altra roba di 40.000 chiusa che non so neanche cosa sia. Non lo voglio neanche guardare. Qui abbiamo gli eroi del Signore degli Anelli. Qui abbiamo, non lo so, e neanche qua. Allora, qui credo ci siano dei modelli della Knight Model, ma della Marvel. E Carcassonne è il gioco più sopravvalutato della storia. Lo odio con tutto me stesso. Quindi questa scatola fate finta di non averla vista. Ecco qua, modelli della Knight Model Rogue. Non ci sono più questi modelli in commercio perché la Knight, ovviamente furba com'è, è riuscita a perdersi la licenza della Marvel, ma e non cadere. Gantoni fatti per giocare a Song of Heroes e non mi... no, Heroes Mortal e in qualcosa, Gods and Mortal non mi ricordo più. Qui abbiamo fatto una bella divinità celtica. E qui ne volevo fare un'altra. In realtà questa voleva essere romana. Volevo fare Ares, che poi in realtà nei romani non c'è Ares ma Marte. E avrei voluto fare una roba del genere. Qui roba del Signore Anelli. E questo piano, tutto questo piano qui che state vedendo, è adibito a Signore degli Anelli, perché questa è la mia collezione completa del Signore Anelli. Non dell'Hobbit, perché mi fa cagare. Zombicide, ma la versione fantasy. Mi devo arrampicare, se no qui non vedete niente. Io cado, la videocamera da migliaia di euro, affanculo. Eccoci qui. Zombicide. Ah, questa scatola. Hello. A lei. Adesso cade tutto e io muoio. Ve lo dico in diretta. Zombicide, anche questo da dipingere. Forse anche da mettere un po' in ordine, già che ci siamo, E niente, questo resterà lì per un po'. Fortunatamente questa scatola contiene altre scatole con altre scatole, e se qualcuno riconosce la cheat, magari una pulce, ma questa è un'altra storia. I regolamenti mai provati di qualsivoglia tipologia, giochi e modelli presi perché non si sa mai che vuoi iniziare una nuova fazione di vampiri e sai che questi non te li puoi perdere, perché potreste anche andare sotto la scrivania, se c'è spazio infili, no? Allora a questo punto possiamo vedere. Intanto faccio un piccolo appello. Là dentro ci sono almeno 1.000 euro di Stormcast Eternals della vecchia edizione. Qualcuno li vuole? Perché io me ne voglio liberare e nessuno me li compra. Maledetti. Qui abbiamo robe varie per fare i video, ma che si sono traslate in modelli misti. Abbiamo anche questo modello che, perché te lo stai tenendo? È fallato, ti hanno già mandato al sostitutivo. Ma se poi te ne penti? Porta modelli anche questi generici, ma in realtà è un portamodelli per i GDR, in quanto viene utilizzata per i modelli vecchi della WizKids più quelli nuovi stampati propositatamente. Io vi faccio sempre vedere Cthulhu, il mio amore, eccolo qui, per il gioco di ruolo, che ovviamente ha anche qui segnalini vari, robe fiche che mi stampai ai tempi prima della morte della mia stampante 3D. Qui abbiamo il Kickstarter della Kmon, anche qui Zombicide 2, tutto da dipingere, ma perché ce lo facciamo scampare? Questo però ho iniziato a dipingerlo stranamente. Fichissima come cosa, vedete? Prima o poi, mi raccomando. Qui c'è l'infame Ace che, hai bisogno di cassette della frutta per fare elementi scenici, te le porto io. No, Ace, non ti preoccupare, il giorno dopo me le lasciate qui, bastardo. Questi sono gli Stormcast da vendere, ragazzi, mi raccomando. Qui abbiamo scatole varie. Io credo che queste scatole siano vuote per lo più, però come potete vedere abbiamo un esercito di Sauri, un esercito di Space Wolves, un esercito, starter set ovviamente, di orchi e uno di driadi. Ecco, sicuramente le driadi volevo farci un video tipo super speed paint tutto lo starter box in un'ora, ma non so se ce la faremo. E poi abbiamo roba varia tipo qui nel buco qua la scatola base del Signore Anelli, e qui sono piene, non voglio neanche sapere che c'è qua dentro. Io direi che ho finito qua.
E quindi avete dato uno sguardo a quello che è la mia pile of shame, la mia pila della vergogna. E perché? Perché almeno avete modo di pensarci, di vederlo, di fare dei ragionamenti. E sicuramente non pensate c'è sempre qualcuno che sta peggio di me, quindi devo stare bene, devo sentirmi a mio agio con la mia pila della vergogna. No, è un ragionamento che secondo me non funziona moralmente, è brutto, è stupido, è cattivo sapere che bisogna stare bene perché gli altri stanno peggio. No, però almeno potete ripensarci, rivederla e, non so, valutare il fatto che, nonostante tutto, tutti i wargamer del mondo hanno qualcosa in comune. Non siete da soli, ragazzi. Non siete da soli.